Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo di nuovo Lara Fabian in una canzone che si intitola Perdere l'amore. Me l'avete consigliata in diversi, canzone italiana, quindi reagisco volentieri. E vediamo un po' cosa ci propone Lara. I was born in Belgium, so therefore a part of me is there. My mom is Italian, and I feel Italian for so many things, for food, for clothing, for people, the way I live life, I'm very Italian. And then very North American, very Canadian, even Quebecois, I can really say, because it's the country that welcomed me as a young woman, and a young woman that had a lot to dream about and wanted to dream really hard. Ecco perché in effetti, essendo la madre italiana, ha vissuto in Canada, eccetera, perché parla così bene italiano. Infatti la sua pronuncia, sia nel cantato che nel parlato, non ha nessuna differenza da un italiano madrelingua, giustamente. Sentiamo questa canzone, che è un successo di tanti anni fa italiano, molto famoso in Italia. Sentiamo. It's one of the most beautiful songs performed by Massimo Ranieri. I just can hear my mom sing it. E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, e che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Torniamo indietro subito, Avete visto subito come, di nuovo, come ha fatto anche nell'altra canzone che abbiamo sentito, che era Adagio, utilizza il prendere fiato, quindi il respiro, come mezzo espressivo, lo utilizza come parte della sua canzone, della sua musica, perché a volte lo sentiamo, a volte no, lo decide lei, quando deve farci sentire questo sospiro, quando deve mettere più emotività nella parola che dice, eccetera. Infatti avete visto come per tutta questa prima parte tiene il microfono vicinissimo alla bocca, cioè lo tocca proprio, e nonostante quello ha un controllo talmente totale sia dei suoi suoni che dei suoi movimenti, anche dei muscoli, che non abbiamo sentito nessun schiocco, nessun suono fuori posto. Sapete, quando un microfono tenete molto vicino al microfono, appena lo sfiorate sentite subito un colpo, no? Perché viene amplificato. Quindi lei anche in questo è veramente molto presente. Andiamo avanti. Perdere una donna e avere voglia di morire, lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere ossa assate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Un'altra cosa che mi piace molto di lei è il fatto che ha ovviamente un grande range, passa nelle diverse fasi della voce, no? Petto, testa, eccetera, ma lo fa in modo talmente fluido che non ce ne accorgiamo quasi che sta cambiando registro. È veramente maestra in questo. Si capisce perché cantanti eccezionali come Dimash e come altri che sentiamo sul canale vedono Lara come un riferimento, perché tecnicamente è veramente eccezionale. Andiamo avanti. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà, ma poi chissà che pretendevo.
sola, che ancora ti vuole bene. Ottima cosa, anche qua avete visto, interpreta moltissimo la canzone. Di nuovo ha messo all'inizio di questa frase delle parole parlate non cantate, e lei passa, abbiamo già detto altre volte, dal parlato al cantato talmente bene che non dà nessun fastidio. Beh, è una cosa molto difficile passare da una parola parlata a una cantata senza avere uno squilibrio nella voce o una incertezza. Perfetto. Inoltre ha avuto anche un piccolo accorgimento, ha cambiato leggermente il testo quando dice qua, vediamo un po', ecco, ok, che ancora ti vuol bene. La canzone originale dice un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perché è cantata da Massimo Ranieri, cioè un uomo. Lei ha messo una donna troppo sola, in modo da sentire di più, vivere di più l'emozione di questa canzone e potersela trasmettere. Sono piccoli accorgimenti che, insomma, che i grandi maestri utilizzano. Per l'amore, quando si fa sera, quando sopra il mio viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Scusate, ma la perfezione del suo canto e anche l'attenzione ai dettagli. Quando dice e vorresti urlare, proprio in quel punto lì, in quella nota lì, aggiunge un effetto alla voce, una specie di distorsione, ovviamente volontaria, che dà proprio il senso del grido, anche se non sta gridando ovviamente. Sentiamo qua, qua. Adesso. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro. Altra cosa da dire, quando pronuncia le O, se fate caso lungo la canzone, guardatelo poi voi, non soffermiamoci troppo, a volte la bocca è molto verticale, a volte è un po' più aperta, a volte è molto aperta come se stesse pronunciando una E o una A, e questo ovviamente di ogni vocale cambia il suono, cambia quello che noi sentiamo, e lei lo fa con una precisione e un controllo totale, perché lei vuole produrre un suono differente, quando muove ovviamente i muscoli della bocca in modo diverso. Eccezionale. Respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino, perderò l'amore, maledetta sei, che raccoglie i gocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Perfetto questo leggero cambio di tonalità che introduce la chitarra, veramente non sbaglia niente. Risentiamolo. Prendere ossa
canterò Incredibile. Questo suono finale, che abbiamo sentito, una nota lunghissima, per quanto sia comunque piena, potente, veramente bella da sentire, avvolgente, l'ha cantata in modo talmente rilassato, come muscoli, come apparato vocale, che è sembrata galleggiare nell'aria così, è sembrata molto leggera, non spinta, forzata, oppure non c'è dato l'idea di essere alla fine, no? Che le mancasse il fiato, oppure che stesse cercando di fare uno sforzo per fare quella nota lì. Pur essendo così potente, è sembrata semplicissima, come se uscisse come un respiro, con la facilità più totale. Veramente, veramente master come interprete e come cantante. È eccezionale. Grazie quindi di avermi consigliato questo video, bellissimo. Mi raccomando, nei commenti ditemi cosa ne pensate, consigliatemi altre canzoni sue o di altri artisti, iscrivetevi al canale, condividete se volete, se vi è piaciuta la mia reazione mettete like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!